Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa al modello analitico completato. Infatti, avendo ricavato tutte le equazioni delle varie perdite che sono presenti nell'induttore, siamo adesso in grado di progettarne uno. Quindi quello che farò in questo video sarà un esempio di progettazione. E per farlo userò questo nucleo di ferrite, che sono due parti classificate come EE25, insieme al suo coilformer. Mentre qui sul foglio ho riportato tutta una serie di dati che ci serve conoscere e che viene fuori anche dalle considerazioni che abbiamo fatto nei precedenti video per progettare correttamente l'induttore. Che cos'è che ci serve sapere? Per quanto riguarda la geometria del nucleo, dobbiamo conoscere la sezione utile del nucleo, la lunghezza del percorso magnetico e il suo volume, e questi sono tutti dati che sono reperibili nel suo datasheet, come nel mio caso, oppure basterà semplicemente misurare queste dimensioni direttamente sul nucleo. Per quanto riguarda il coilformer, dobbiamo conoscere la lunghezza di ogni spira che andremo ad avvolgerci sopra e l'altezza dell'avvolgimento, quindi in questo caso questa dimensione qui. Per quanto riguarda il filo, dobbiamo conoscere sia il diametro del materiale conduttivo, quindi nello specifico caso del rame, e sia il diametro totale del filo, quindi diametro del conduttore più lo strato di isolante. E inoltre anche sigma, ovvero il valore di conduttività del materiale, che generalmente si tratta di rame. Per quanto riguarda invece la frequenza e le correnti, dobbiamo conoscere la frequenza fondamentale dell'induttore, che coincide in pratica con la frequenza di switching dell'attivo. Dobbiamo conoscere i max, ovvero il picco di corrente massimo che può esserci nell'induttore, e inoltre dobbiamo conoscere delta I, ovvero il ripple di corrente a cui è soggetto. Ed attraverso la conoscenza di questi due valori saremo in grado di calcolare il valore di corrente alternata e corrente continua presente nel filo. Infatti, la corrente AC è pari a delta I diviso radice di 2, mentre la corrente DC è pari alla corrente massima meno delta I più IAC. Arrivati a questo punto, sorge una domanda. Ma noi che cos'è che dobbiamo dimensionare nell'induttore? Ovvero, nel caso di questo esempio, noi su questo nucleo che cos'è che dobbiamo fare? Perché sembrerebbe che sia già tutto fatto, ovvero abbiamo il coilformer, abbiamo il nucleo di ferrite che va unito e quindi si trova perfettamente già geometricamente a misura. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? La risposta si trova già sul foglio, ovvero dobbiamo andare a selezionare il valore corretto di mu con R. Ovvero, nella pratica, dobbiamo decidere qual è il valore di air gap corretto che deve esserci fra i due nuclei di questo induttore. E come mai dobbiamo fare questa cosa? Perché, come stiamo per vedere, abbiamo che il valore delle perdite dell'induttore varia a seconda del valore di mu con R. Quindi, se noi andiamo a effettuare un'operazione di ottimizzazione su questo valore,
riusciamo a ricavare qual è quel valore di mu con R in cui abbiamo il valore minimo di perdite. Ma per comprendere meglio questo concetto, andiamo subito a vedere l'esempio che ho realizzato. Ecco qui le due tabelle principali del modello che ho realizzato su Excel. Nella prima ho riportato tutti i dati di cui abbiamo appena parlato, quindi questo nucleo di EE25 sarà soggetto a una corrente massima di 2 A, un ripple di corrente di 1 A, lavorerà alla frequenza di 300 kHz e voglio ottenere una induttanza di 50 microhenry. Inoltre, dai valori geometrici del filo e del coilformer otteniamo i seguenti valori di lunghezza delle spire per ciascuno strato dell'avvolgimento e il numero massimo di spire che è possibile fare per ogni strato. E una volta noti tutti questi valori è possibile andare a costruire la seconda tabella che è riportata qui sul foglio. Partiamo dalla prima colonna. Sulla prima colonna troviamo i valori di mu con R, che ho scelto io in modo arbitrario e che variano da un valore minimo di 28 a un valore massimo di 220. La prima conseguenza di questo valore di mu con R che cambia è appunto, come vediamo nella seconda colonna, una variazione del numero di giri che dovrà essere effettuato sul coilformer. Infatti, essendo che il valore di induttanza che deve avere il nostro induttore è pari a 50 micro, quello che succede è che se diminuiamo il valore di mu con R, dobbiamo effettuare più giri per raggiungere lo stesso valore di induttanza. Viceversa, se andiamo ad aumentare mu con R, il numero di giri che dobbiamo fare per raggiungere lo stesso valore di induttanza diminuirà. E il fatto che il numero di giri varia in funzione del mu con R porta con sé ulteriori conseguenze. Infatti, nelle successive colonne sono riportati i valori delle perdite in watt relativi alle perdite causate dalla corrente continua, dalla corrente alternata e dall'isteresi del nucleo. E nell'ultima colonna viene riportata la somma di tutte le perdite. Adesso, quello che intuitivamente si potrà immaginare è che, ovviamente, lì dove il numero di giri è più elevato, quindi la lunghezza del filo risulta più lunga, abbiamo che le perdite dovute alla corrente continua e alla corrente alternata sono molto più alte. Rispetto invece al caso in cui abbiamo un numero di giri più basso e quindi una lunghezza del filo inferiore. Per quanto riguarda invece le perdite per isteresi, possiamo osservare che lì dove il numero di giri è più elevato abbiamo delle perdite molto basse, mentre quando il numero di giri diminuisce abbiamo che le perdite per isteresi aumentano. E questo risulta essere corretto in quanto una diminuzione del numero di giri e un aumento di mu con R causa un maggiore campo magnetico nel nucleo. E ricordando l'equazione che governa il fenomeno delle perdite per isteresi, si potrà osservare come questa è esponenzialmente proporzionale all'intensità del campo magnetico. Adesso, avendo osservato che quindi il comportamento delle perdite è diverso, possiamo facilmente intuire che da qualche parte esisterà un valore di mu con R che minimizza le perdite totali. Quindi quello che ho fatto
è stato riportare su un grafico i valori delle tre perdite più quelli della loro somma. Ed ecco qui il risultato. Troviamo in ordinate il valore dei watt e in ascisse il valore del numero di giri. E sul grafico sono presenti le quattro curve, ovvero abbiamo le perdite di C, che quindi come si vede sono lineari, le perdite AC che iniziano a diventare esponenziali man mano che il numero di giri, quindi il numero di strati, aumenta, le perdite per isteresi che diminuiscono all'aumentare del numero di giri e la curva relativa alle perdite totali. E quindi, come si può osservare ed era facilmente intuibile, questa curva presenta un minimo collocato nel range fra 20 e 25 giri. Ed arrivati a questo punto, la progettazione dell'induttore è finita. Infatti, una volta noto il valore del numero di giri che bisogna effettuare sull'induttore, quello che poi bisognerà fare una volta a volti è andare a trovare il giusto valore di air gap in modo che l'induttanza dell'induttore sia pari proprio a quella selezionata, che nel nostro caso era di 50 microhenry. Ho avvolto 20 giri sul coilformer e adesso andiamo a vedere come si fa nella pratica questa operazione. Quindi unisco le due parti del nucleo e, come si può vedere sul misuratore di induttanza, quando le due parti sono perfettamente saldate fra di loro, abbiamo un valore davvero molto elevato. In questo momento sta leggendo 450 microhenry. Ma se io vado ad allontanare leggermente le due parti, possiamo vedere che il valore diminuisce di molto. Ecco, in questo momento, con questo piccolo air gap qui e questo piccolo air gap qui, siamo nell'intorno di 47 microhenry. Ovviamente poi bisognerà rendere fissa e stabile questa distanza, questo air gap fra i due nuclei, e per farlo generalmente si usano degli spessori calibrati, oppure in modo più artigianale si possono anche utilizzare degli spessori fatti con dei fogli di carta. E se lo spessore della carta in alcuni casi dovesse risultare troppo elevato, quello che vi consiglio è di utilizzare le cartine delle sigarette. Infatti il loro spessore è di circa 100 micrometri e quindi risulta molto più agevole trovare il giusto air gap. Ovviamente queste sono soluzioni molto artigianali, poi a livello industriale si usano ben altri materiali. Molto bene, quindi come resoconto di questa prima parte dello studio dedicata al modello analitico, possiamo dire che siamo riusciti nell'intento di realizzarlo e soprattutto abbiamo anche visto come poi viene applicato nella pratica. Quindi la prima fase dello studio può ritenersi conclusa. Per il momento quindi è tutto. Alla prossima!